Ci sono storie che parlano d'amore e poi ci sono storie che mettono in discussione l'amore stesso. Love in the Big City non è solo un film sulla giovinezza nella Seoul contemporanea, è un racconto sulla vergogna, sul desiderio di essere accettati e sulla fatica di esistere in una società che impone ruoli rigidi. Diretto da Hyo-ni e tratto dal romanzo di Park Sang-yeon, il film segue due personaggi apparentemente opposti ma profondamente simili. Una donna giudicata per la sua libertà e un uomo costretto a nascondere la propria identità. Quello che li unisce non è l'amore romantico, è qualcosa di più raro e forse più rivoluzionario. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, ad attivare la campanella per ricevere le notifiche e a lasciare un like per aiutare il canale a crescere e a portare questo tipo di contenuti a più persone. Vi consiglio di restare fino alla fine del video, perché nell'ultima parte analizzeremo il momento più controverso del film, la scena che trasforma la debolezza dei protagonisti in un atto politico di affermazione identitaria. Love in the Big City si apre tra le aule di un'università di Seoul, dove l'esuberante Ko Jae, interpretata da Kim Go-eun, attira immediatamente i pregiudizi dei compagni. Mentre i ragazzi ne sono attratti, le ragazze ne invidiano la spensieratezza. Arrivano addirittura ad etichettarla come una manipolatrice che sfrutta gli studenti più diligenti per il proprio tornaconto accademico. In questo clima di giudizio costante si muove Chang Keun-soo, interpretato da Steve Sang-hyun-no, un ragazzo schivo che ama Camus e sogna di laurearsi in francese, ma che vive nel terrore che la sua omosessualità venga scoperta in una società che lo farebbe sentire un errore della natura, come quegli animali albini marginalizzati dal gregge che vede nei documentari. Il loro legame nasce proprio da un segreto. Jae lo vede amoreggiare con il professor Olivier e anziché ricattarlo, decide di proteggerlo. Quando i compagni iniziano a sospettare dell'orientamento del professore di Yoon-soo, lei si fionda su di lui fingendo una confidenza intima per sviare i sospetti e gli dona un accendino che diventa il simbolo della loro alleanza. Successivamente Eun-soo ammira Jae per il coraggio con cui si difende dall'infamia di una foto a seno scoperto postata nelle chat di gruppo, mentre lei lo sprona a non considerare la sua identità una debolezza. L'amicizia si trasforma così presto in una convivenza strategica per dividere l'affitto carissimo di Seoul e per farsi scudo contro il mondo. Insieme attraversano i 20 anni tra sbronza e Itaewon, acquisti di vestiti per appuntamenti galanti e crisi profonde. Jae affronta l'abbandono emotivo dei genitori e la violenza verbale di spasimanti come Jong-gu, interpretato da So Byok-jun, che la insulta pesantemente dopo averla usata. Eun-soo, dal canto suo, vive il tormento di un amore con Suo, interpretato da Chung-hwi, che non osa confessare alla madre, interpretata da Jang Ye-jin, la quale ha cercato rifugio nella religione cattolica perché il figlio rinsavisca. Con Love in the Big City, Hyo-ni, già regista di Hing, riesce nel difficile compito di concentrare in un lungometraggio la complessità dell'omonimo romanzo di Park Sang-yeon. Non è un caso che nello stesso anno ne sia stata trasposta una serie drama, proprio per consentire di dedicare più tempo alle relazioni e alla vita del protagonista. Elementi che comunque Hyo-ni non omette a fronte dell'esigenza di sintesi, anzi amplifica tematiche e punti di vista, facendo dialogare il soggetto prettamente queer con quello dell'amicizia e del femminile. Sì, perché Love in the Big City è prima di tutto un inno all'amicizia. Questo legame appare più solido dell'amore, che spesso si consuma tra ossessione e mancanza. Mentre l'amore romantico si rivela spesso per i protagonisti come un territorio di caccia o di sottomissione, la loro convivenza diventa un'oasi felice. Qui i protagonisti possono finalmente essere autentici, non però in una Seoul dove una donna single non può dividere casa con un uomo senza essere tacciata di immoralità. Ecco perché i due si trovano costretti a inventare identità fittizie. Lei finge di parlare al telefono con una coinquilina inesistente, lui con una sorella immaginaria che non lo renda eterosessuale agli occhi dei suoi spasimanti. Ma solo nei loro confronti, perché di fronte al resto della società Eun-soo cela la propria sessualità e lo fa per non dover subire le vessazioni a cui invece è sottoposto Suo. L'incapacità di fare coming out persino con la madre lo spinge a meditare addirittura il suicidio.
e come il John Merrick di Elephant Man, di cui indossa la maglietta, si sente un errore della natura costretto a nascondersi per non essere esposto al pubblico ludibrio. Finché ancora il cinema, con il suo potere legittimante affidato a Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, interviene nel far metabolizzare alla madre l'identità sessuale del figlio. È un piccolo passo verso l'accettazione. Tuttavia, la realtà della società coreana appare ancora chiusa nei suoi schemi patriarcali. Qui convivono battute infelici sui gay e veri e propri linciaggi omofobi. A farne le spese di questa arretratezza culturale è anche Jay. È costretta a sentirsi sbagliata da donne che la giudicano senza conoscerla, come un'ostetrica anti-abortista. Gli uomini, dal canto loro, la usano o la dominano per soddisfare i loro complessi di inferiorità. Più passano gli anni e più entrambi finiscono col sopprimere la loro natura. Eun-soo fa il militare, come richiesto dalla madre, e il manovale per guadagnarsi da vivere. Subisce la pressione di seguire le orme del cugino, sistemato ma non realizzato, e il risultato è che accantona il suo sogno di diventare uno scrittore, mentre Jae non compra scarpe con tacchi alti per non urtare la suscettibilità del suo Jisoo, interpretato da Oh Do-min, e si conforma anche nel vestiario al grigiore di un lavoro impiegatizio che contrasta con l'eccentricità della sua vita da studentessa. La catarsi arriva però nel momento del massimo squallore, tra le mura di un commissariato di polizia. È qui che l'amicizia si riafferma come l'unica verità politica e umana possibile. Difendendo l'un l'altro dalle aggressioni di Jisoo, i due non temono più le etichette usate dal mondo per ferirli. Sì, sono una sgualdrina. E sì, sono gay, dicono all'unisono. È un atto di liberazione che trasforma la debolezza in scudo. Jae torna ad essere la donna coraggiosa che fuma davanti ai colleghi maschi giudicanti, fiera della sua spensieratezza che non è superficialità, ma resistenza. E Eun-soo ritrova la sua voce e la sua penna, comprendendo che l'ossessione non è amore e che la sua identità non è un difetto fisico da nascondere. Love in the Big City risente di un finale eccessivamente frivolo, volto unicamente a ricollegarsi a un incipit misterioso che avrebbe meritato uno sviluppo meno accomodante. Ma è tuttavia da apprezzare lo sguardo realista e sensibile della regista, sia dal punto di vista umano che politico. Senza scadere in una nostalgia zuccherosa, bilancia i ricordi dolci della giovinezza con la cruda realtà sociale del periodo. E per fortuna non percorre la via del romanticismo, preferendo riflettere invece sulla natura delle relazioni, e rimarcando che se in amore è previsto l'addio, in amicizia esiste solo l'arrivederci. Siamo arrivati alla fine di questa analisi. Love in the Big City ci lascia con una domanda importante. È davvero l'amore romantico a salvarci? O lo sono i legami che scegliamo liberamente? Adesso voglio sapere la vostra opinione. Cosa ne pensate del film? Vi ha convinto? Avreste voluto un finale diverso? Scrivetemelo nei commenti. Leggiamo e discutiamo insieme. Se il video vi è stato utile o vi è piaciuto, condividetelo con chi ama il cinema coreano o le storie che parlano di identità e amicizia. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni e approfondimenti. Noi ci vediamo al prossimo video.